Papino, scusami se ti disturbo mentre lavori, ma Dimmi. c'è un piatto che mi piace proprio tanto. Quali? È un piatto difficile, riuscirai a farlo perché non è proprio calabrese. E che piatto è? Vorrei una carbonara fatta perfetta. Una carbonara originale? Una carbonara originale. Allora, ti dico una cosa, caro Pietro. La carbonara piace tanto anche a me. La carbonara è delicata da fare sui social perché ci stanno tutti un po' col fucile puntato, però ti prometto una cosa. Io provo, tra virgolette, a farti una carbonara diciamo originale, poi vediamo se ce lo confermano i romani, però ad una sola condizione, però ce lo dovranno dire nei commenti i nostri amici, che poi, dopo aver fatta questa, diciamo, originale, assaggerai la carbonara che mi faceva tua nonna, mia mamma, anni 80, cioè Dici che senza essere chef, senza saltare, cioè la carbonara casereccio di casa. Dici prima mi fai la carbonara perfetta e dopo mi fai la carbonara che ti faceva nonna da piccolo? Ok, carbonara perfetta, ci provo. Te lo prometto che ci provo. Andiamo in cucina? Andiamo in cucina? Andiamo. Subitissimo. Stiamo arrivando. Restate commentate, fatemi sapere se più o meno mi sono avvicinato a quella originale. Ciao ciao. E allora, cari amici, se deve essere una carbonara che si rispetti, va fatta certamente con il guanciale. Ovviamente io ho preso il mio, quello di Sfizi di Calabria, che trovate disponibile insieme a tutti gli altri salumi. Come tutti i salumi conservati sottovuoto, prima di mangiarli, prima di adoperarli, si lasciano ossigenare una ventina di minuti fuori dalla busta, no? Così proprio come il vino prendono ossigeno. Ed eccolo qui, un classico guancialetto con il pepe nero sopra, quindi ho anche la versione piccante, ma siccome la mangia anche Pietro, ho messo il guanciale pepato. Vado a tagliarne due belle fette, spesse poco più di 1 centimetro, e andrò a fare, teniamo presente, 200 grammi di pasta. Una volta che ho tagliato le mie due belle fettone, vado a togliere la parte della cotenna, mentre dall'altra parte lascio il lato pepato. Ora c'è chi lo taglia a dadini, chi lo taglia a listarelle più o meno spesse, io lo taglio in questo modo qua, per lungo a listarelle di questo spessore. Non mi piace tagliato troppo sottile e non mi piace a cubetti, ma questo è un dettaglio, dico, irrisorio. L'importante, secondo il mio modesto parere, è che il guanciale sia di qualità. Questo non lo so, giudicatelo voi stessi dalle immagini, ma secondo me deve essere buono. Benissimo, una volta che ho tagliato il guanciale, per adesso lo lascio da parte e nel frattempo già l'acqua di cottura salata è sul gas, devo solo aspettare l'ebollizione e poi vado a calare la pasta. Con il sale non siate troppo generosi perché comunque c'è il guanciale. Una fiamma dolcissima, bassa, assolutamente nella padella non ci va olio perché basterà quello che caccerà il guanciale stesso. Come formato io ho scelto un bel pacchero rigato, trafilato al bronzo. Voi tonnarelli, spaghetti, mettete quello che vi piace. L'acqua in ebollizione, calo la pasta perché è anche un primo piatto della tradizione molto veloce, si fa nel tempo di cottura. Come mi regolo con le uova? 1 intero per la padella e 2 tuorli. Questo è per una mia porzione da 200 grammi. Vado a versare le uova in una bowl, le ho aperte a parte, anche se sono uova freschissime delle mie gallinelle di oggi pomeriggio, e vado a mettere una bella dose di pecorino. Io non lo metto pecorino e parmigiano, quando è carbonara si mette il pecorino. Poi una macinata di pepe, non vado ad esagerare più di tanto perché il bambino non è che può mangiare
troppo pepe, però quello che c'è qui mi basta anche per me, perché le dosi devono essere giuste, ok? Vado a girare con una frusta e il composto è questo qui, una crema abbastanza densa formato soltanto dalle uova, dal formaggio e dal pepe nero, e per adesso la lascio qui. Andiamo a vedere la cottura della pasta e come procede il guanciale. Il guanciale deve lasciare andare, come vi dicevo prima, lasciatelo andare dolcemente e piano piano inizierà a rilasciare il suo olietto. Non vi fermate quando è soltanto trasparente, ma deve andare un po' oltre. Questo è il punto giusto per me. Non mi piace neanche troppo crunch, troppo secco, per me va bene così. La cottura della pasta è ottima. A questo punto vado a scolare i paccheri e li vado a tuffare direttamente nel guanciale che avrà lasciato già il suo olietto, e già adesso, soltanto girandola in questo istante, vedete che la pasta assume un aspetto lucido, il profumo è davvero intenso ed è già qualcosa di eccezionale, fidatevi. Dopo che avete fatto amalgamare la pasta al guanciale ed è tutto ancora bollente, plum, tuffiamo nella boule con la crema di uovo e giriamo in questo modo qua, così andiamo ad amalgamare per bene. Se necessario aggiungiamo un goccino d'acqua di cottura e continuiamo a girare. La temperatura alta della pasta insieme al guanciale e all'olio darà una pastorizzazione all'uovo, diciamo, lasciandolo sempre abbastanza cremoso e non da fare l'effetto frittata, perché proprio la frittata nella carbonara non va bene. E questo è il risultato finale, ok? Adesso vado nel mio tegamino da impiattamento a valanga, che trovate anch'esso disponibile nel nostro sito sfizidicalabria.com, e andiamo a versare il primo tegamino dei due che mi delizierò stasera. Ancora per terminare una spolverata dolce di pecorino bello buccia nera stagionato e una grattatina a terminare di pepe nero. E questa è la mia semplice, modesta, umile carbonara che ho cercato di fare nel modo originale. Però confermatemelo voi, perché io non voglio assolutamente prendermi queste grosse responsabilità. Caro Pietro, io ci ho provato, adesso loro ci diranno se ci siamo avvicinati a quello originale, se no è la stessa cosa. Andiamo a fare sto assaggio. Prima io. Oh, la via ti sei fregata. Cin cin. No! Cin cin. Ora mi è venuta voglia Vabbè, di prendi questo. Dice la verità, devi dire la verità. Sto guancialetto, che gli devo dire sto guancialetto? Con questa occasione possiamo salutare tutti gli amici che ci seguono dalla capitale, da Roma. Questo qui me lo mangio io? No! E vai, com'è? Guanciale e no pancetta. E comunque lasciatemelo dire, anche se l'esecuzione può essere più o meno corretta, perfetta o imperfetta, secondo me questi restano i piatti che ci fanno essere orgogliosi italiani del e nel mondo.